Piano, quale luce spunta lassù da quella finestra? Quella finestra è l'Oriente e Giulietta è il sole. Sorgi, o bellastro, e spengi la invidiosa luna, che già langue, pallida di dolore, perché tu, sua ancella, sei molto più vaga di lei. Non esser più sua ancella, giacché essa ha invidia di te. La sua assisa di vestale non è che pallida e verde e non la indossano che i matti. Gettala. È la mia signora. Oh, è l'amor mio. Oh, se lo sapesse che è l'amor mio. Ella parla eppur non proferisce accento. Come avviene questo? È l'occhio suo che parla ed io risponderò a lui. Ma è troppo ardire il mio. Essa non parla con me. Due fra le più belle stelle di tutto il cielo, avendo da fare altrove, supplicano gli occhi suoi di voler brillare nella loro sfera, finché esse abbian fatto ritorno. E se gli occhi suoi in questo momento fossero lassù e le stelle fossero nella fronte di Giulietta, lo splendore del suo viso farebbe impallidire di vergogna quelle due stelle, come la luce del giorno fa impallidire la fiamma di un lume, e gli occhi suoi in cielo irradierebbero l'etere di un tale splendore che gli uccelli comincerebbero a cantare credendo finita la notte. Guarda come appoggia la guancia su quella mano. Oh, fossi un guanto sopra la sua mano per poter toccare quella guancia. Oimè, Essa parla, oh, parla ancora, angelo sfolgorante, poiché tu sei così luminosa questa notte, mentre sei lassù sopra il mio capo, come potrebbe esserlo un alato messaggero del cielo agli occhi stupiti dei mortali, che nell'alzarsi non mostra che il bianco, mentre varca le pigre nubi e veleggia nel grembo dell'aria. oh Romeo, Romeo, perché sei tu il Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome. O se non vuoi, legati solo il giuramento all'amor mio, e io non sarò più una Capuleti. Con queste immortali parole, Shakespeare ha consegnato Verona e il Veneto alla letteratura universale. Benvenuti o bentornati su Le meraviglie del mondo. Come molti di voi avranno già intuito, oggi proseguiamo il nostro tour tra le regioni d'Italia e andiamo, pensate un po', in Veneto. Ma il Veneto non è solo Shakespeare e Romeo e Giulietta, è molto di più. È terra di cultura, arte e pensiero che ha dato i natali ed ha ospitato figure di rilievo internazionale. Qui è nato, ad esempio, Carlo Goldoni, padre della commedia moderna, che con le sue opere ha raccontato la vita veneziana del Settecento. A Pietro Bembo, invece, dobbiamo la definizione della lingua italiana rinascimentale. Andrea Palladio ha plasmato Vicenza e ha rivoluzionato l'architettura mondiale, mentre Tiziano, Tintoretto e Veronese hanno dipinto capolavori che ancora oggi incantano il mondo. Antonio Vivaldi, il prete rosso, ha composto le immortali Quattro Stagioni e Francesco Petrarca, che scelse Arquà come rifugio per i suoi ultimi anni, ha reso eterno l'amore nella poesia. Cominciamo da Venezia, il cuore pulsante del Veneto, città sospesa tra sogno e realtà, patrimonio dell'umanità e simbolo del genio italiano. Piazza San Marco, il Palazzo Ducale, i canali e i gondolieri raccontano di una potenza marinara che dominò il Mediterraneo. Ma la magia si ritrova anche nelle isole della laguna. Burano, con le sue case coloratissime e i merletti.
Murano, patria del vetro soffiato. E Torcello, antichissima e silenziosa. Verona, la città di Romeo e Giulietta, custodisce l'Arena Romana e un centro medievale tra i più belli d'Italia. Padova è città universitaria e spirituale. Con la Basilica di Sant'Antonio, e gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Vicenza, con il celebre Teatro Olimpico, porta la firma di Palladio con le sue bellissime ville.
Treviso, con i suoi canali e portici eleganti, regala un'atmosfera raffinata e vivace. Definita la Porta delle Dolomiti, Belluno ebbe grande importanza nel Medioevo per il commercio di ferro e legname, restando per secoli legata a Venezia. Oggi è la base ideale per esplorare i paesaggi dolomitici, patrimonio naturale UNESCO. Forse meno conosciuta, Rovigo ha una storia che intreccia dominazioni estensi e veneziane. È immersa nel paesaggio unico del Polesine, modellato dal Po e dall'Adige e legato al delta del Po, oggi uno degli ecosistemi più preziosi d'Europa. Il Veneto è una regione dalle mille anime. A nord si ergono le Dolomiti, con cime leggendarie come le Tre Cime di Lavaredo, e la Marmolada. Le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, disegnano scenari armoniosi. Mentre il lago di Garda regala scorci romantici e borghi pittoreschi come la Zise, Bardolino e Malcesine. Infine, il delta del Po custodisce una natura incontaminata fatta di lagune, canali e centinaia di specie di uccelli. Arquà Petrarca, borgo medievale dove il poeta trascorse gli ultimi anni della sua vita. Asolo, la città dei 100 orizzonti, amata da Eleonora Duse e Robert Browning. Le ville venete lungo la riviera del Brenta, simbolo del lusso e della potenza della nobiltà veneziana. Le città murate come Montagnana, Cittadella,
e Castelfranco Veneto, scrigni medievali ricchi di storia. Bassano del Grappa, con il ponte di Palladio e la tradizione della grappa, è un luogo che unisce arte, storia e sapori. Il Veneto è una terra di feste e tradizioni. Il Carnevale di Venezia, con le sue maschere eleganti, è famoso in tutto il mondo. La regata storica e il palio della Marcigliana di Chioggia rievocano la potenza marinara della Serenissima. In tavola troviamo piatti come il baccalà alla vicentina, i bigoli in salsa, i risi e bisi e il radicchio trevigiano, accompagnati da vini straordinari come Amarone, Valpolicella e Prosecco. Il Veneto è una regione che unisce il fascino delle città d'arte al respiro delle montagne, la poesia della laguna alle tradizioni popolari più autentiche. Una terra che ha ispirato poeti e filosofi e che continua a incantare chiunque la visita. E voi, quale città o luogo del Veneto vi affascina di più e vorreste visitare per primo? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale Le Meraviglie del Mondo attivando la campanella per non perdere i prossimi viaggi insieme. Prima di salutarvi, un ringraziamento speciale va a Lisa. Ciao Lisa, grazie per il tuo preziosissimo contributo. Lisa è quella bravissima ragazza che ha prestato la voce a Giulietta che vedete all'inizio del video. Lisa, che dire di Lisa? Lisa adora disegnare e colorare e per questo ha creato un canale YouTube dove racconta storie di fantasia ma soprattutto storie di vita vera, mentre colora i suoi meravigliosi disegni. Potete trovarla su YouTube e TikTok come Lisa N, dove è disponibile anche il suo contatto Telegram. Ma non è tutto, Lisa ha anche realizzato dei bellissimi libri da colorare adatti a grandi e bambini che si possono acquistare su Amazon semplicemente cercando Lisa N oppure direttamente dai link che troverete qui sotto in descrizione.
perché, come dice lei, disegnare e colorare ci aiuta a liberarci dallo stress e a dar sfogo alla nostra fantasia. Che dire, grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo presto. Ciao!